amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepareremo insieme un dolce della tradizione siciliana, la pignolata messinese. Questa ricetta mi è stata donata dalla nostra amica Adriana, che mi segue come tutti voi e che voglio tanto bene e che mando un grandissimo bacio. Ora iniziamo la ricetta, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. E adesso cominciamo. Metto la farina sulla spianatoia e formo una fontana. All'interno della fontana metto le uova intere e il tuorlo, metto lo zucchero e comincio a stemperare. Alle uova sbattute aggiungo il burro a pezzetti morbido e stempero. Unisco il rum e continuo a stemperare e a mescolare. E adesso un po' alla volta comincio a tirare la farina e incorporare il tutto. Ok, adesso con le mani formiamo un panetto. Come vedete abbiamo ottenuto un panetto sodo, però morbido, non troppo asciutto. Ok, ed ecco qui il nostro panetto è pronto. Copro l'impasto e lo lascio riposare per almeno 10 minuti. I 10 minuti sono passati e adesso andiamo a formare la nostra pignolata. Prendiamo un pezzo e cominciamo ad arrotolare e quindi a formare un filoncino. Anzi, io faccio in questo modo, ecco qua. A questo punto andiamo a tagliare dei tocchetti di circa 1 centimetro, 1,5 centimetri. Poi un po' più grandi, un po' più piccoli, non ha importanza. Io faccio in questo modo, vedete? Ed ecco qua i nostri pezzettini. Li mettiamo su un vassoio, metto un po' di farina per evitare che si attacchino. E li metto così. Ho messo sul fuoco una pentola dai bordi alti con abbondante olio e lo porto alla temperatura di 170 gradi, come vedete. L'olio è pronto e cominciamo
a friggere la pignolata. Mettiamo in un colino, eliminiamo un po' di farina in eccesso e versiamo all'interno dell'olio. Come vedete cominciano a staccarsi e a cuocere. Quando vedete che le palline iniziano a colorare, quindi a dorarsi, è ora di poterli togliere dall'olio. Ed ecco qua. Mettiamo a scolare un foglio di carta assorbente e continuiamo la cottura. Terminata la frittura delle nostre palline, le ho fatte raffreddare, le ho divise in due parti uguali e adesso iniziamo l'altro step, l'ultima fase, quella della glassatura. Quindi andremo a glassare metà al cioccolato e metà bianca, quindi una bellissima glassa bianca al limone. Adesso andiamo a preparare la glassa bianca al limone. Per poter fare questa glassa bianca al limone abbiamo bisogno di utilizzare l'albume d'uovo, lo zucchero e il limone. Per rendere più sicura la preparazione vado a pastorizzare l'albume. Voi, se volete, potete acquistare dell'albume di uova già pastorizzate, quindi facilitare ancora di più il compito. Ma per chi non ha la possibilità, faccio vedere questo passaggio per poter semplificare e gustare e mangiare al meglio con sicurezza l'uovo. In una ciotola metto l'albume d'uovo e inizio a montare aggiungendo qualche cucchiaiata di zucchero a velo. In un pentolino inserisco il succo di limone e lo porto sul fuoco a fiamma bassa, naturalmente. Lo porteremo a una temperatura di circa 75 gradi, ok? Quindi deve essere abbastanza caldo. Facciamolo riscaldare. Con un termometro andiamo a controllare la temperatura. Ecco qui. Andiamo sui 73-75 gradi, ok, vedete? Comincia a fare le prime bollicine. A questo punto spegniamo la fiamma e andiamo a incorporare il succo di limone caldo nel nostro albume, sempre mescolando e poi continuando con lo zucchero a velo. Ed ecco qui la nostra glassa è pronta, vedete com'è bella?
bianca, lucida e consistente, che adesso andiamo a versare sulla nostra pignolata. Andiamo a mescolare andiamo a versare sul nostro piatto da portata la nostra bella pignolata. Copriamo con la restante glassa. Ed ora passiamo alla preparazione della glassa al cioccolato. In una casserolina mettiamo il burro morbido a temperatura ambiente. Con una spatola io vado ad ammorbidirlo ancora di più, quindi a renderlo in crema, ok? Aggiungo lo zucchero, il pizzico di cannella, la vaniglia e continuo a mescolare. Setaccio il cacao amaro e lo inserisco all'interno. Inserito il cacao, vado ad aggiungere un po' alla volta l'acqua a filo fredda e continuo a mescolare fino a rendere tutto in crema. E abbiamo ottenuto una crema che porteremo sul fuoco a riscaldare. Mettiamo a fiamma bassa e facciamo scaldare, sempre rigirando. Vedete che un po' alla volta il burro comincia a sciogliersi e ad ammorbidire la crema, vedete? Vediamo che man mano comincia ad ammorbidirsi, vedete com'è bella, densa e corposa, però morbida allo stesso tempo, vedete? Ecco qua, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Benissimo, spegniamo la fiamma e andiamo a coprire la nostra pignolata. E mescoliamo il tutto come abbiamo fatto prima. Amici carissimi, sono proprio felice del risultato che ho ottenuto. Sono veramente uno spettacolo, bianco e nero, sono una cosa favolosa. E che dire, io vi aspetto alla prossima ricetta, spero che questa sia stata di vostro gradimento e se vi è piaciuta magari commentate. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.